Dopo la presentazione dei risultati ottenuti dal professor Filippo Biondi sulla piramide di Kefren attraverso l'elaborazione di immagini SAR con un algoritmo da lui stesso sviluppato, ho deciso di approfondire personalmente l'analisi dei dati mostrati durante la conferenza. Tra le immagini presentate, la mia attenzione si è concentrata su alcuni dettagli ricorrenti visibili su una delle facce della piramide, una sorta di seghettatura o pettinatura regolare che sembra emergere con chiarezza dalla struttura. Prima di proporre la mia interpretazione, è utile fare un breve excursus sulla disciplina alla base di questi studi, la tromografia. La tromografia è una scienza relativamente recente che analizza il sottosuolo attraverso lo studio di microtremori, ovvero vibrazioni naturali o indotte rilevabili sulla superficie terrestre. Fino a pochi anni fa queste indagini venivano condotte con i classici sismografi. Il professor Biondi, in collaborazione con il professor Corrado Malanga, ha introdotto un approccio innovativo basato sull'utilizzo di immagini radar satellitari, tecnica SAR, applicate direttamente sul campo. Nel caso specifico, questo è stato impiegato per analizzare le superfici della piramide di Cheope. I risultati sono stati sorprendenti, sono emerse strutture già note, confermando l'efficacia del metodo. I dati sono stati successivamente pubblicati su una rivista scientifica specializzata, aprendo nuove possibilità per le indagini non invasive su strutture antiche. A questo punto entro nel merito della mia analisi. Nonostante le facce della piramide siano inclinate, appare evidente che la costruzione sia avvenuta mediante grandi conci di calcare, mentre gli spazi o i gradini tra i vari strati sembrano essere stati riempiti successivamente con conci di dimensione più ridotte. L'ipotesi che io propongo è la seguente. La struttura portante più massiccia e coesa trasmette efficacemente i microtremori. I materiali di riempimento meno compatti tendono invece a smorzare queste vibrazioni. Ne deriva che le immagini SAR potrebbero non rappresentare la superficie visibile, ma piuttosto una sorta di eco vibrazionale della struttura interna. Un altro aspetto interessante riguarda l'origine dei microtremori. Le fonti possono essere suddivise in due categorie: geologiche, provenienti dalla profondità della Terra, antropiche, legate all'attività urbana della città del Cairo o allo scorrimento del fiume Nilo. Quindi, dall'osservazione dei dati emerge che le facce più illuminate sono quelle verticali, suggerendo che le vibrazioni prevalenti abbiano una direzione orizzontale. Questo rafforza l'ipotesi di origine antropica dei microtremori rilevati. Analizzando la scala dei gradoni, stimati intorno ai 25 metri, ritengo poco probabile che si tratti di semplici blocchi sovrapposti di dimensioni così imponenti. È più verosimile che queste conformazioni siano state realizzate intenzionalmente per facilitare la costruzione della piramide, ad esempio come rampe o vie di transito per i materiali. Questa osservazione, se confermata, rafforzerebbe l'ipotesi secondo cui la piramide fu costruita per mezzo di rampe esterne, una teoria tra le più discusse nella ricerca archeologica. Se volete seguire gli sviluppi di queste e altre analisi, vi invito a iscrivervi al canale e attivare le notifiche.